sento, ti sento. Ok, Va bene, dai, se allora vogliamo ripartire. sì, sì, sì. Ciao, ciao a tutti. Abbiamo con noi Vittorio, che abbiamo già intervistato in precedenza. Ciao Vittorio. Ciao a tutti, ciao ciao. Ciao. E stavo dicendo prima, anche nel primo tentativo di registrazione, che ti trovo molto bene, cambiato, tanto che mi sembravi un altro ragazzo, veramente. Grazie mille. E anche che sei un bel ragazzo, insomma, mi dispiace che non ti vedano. Eh, eh. Ecco. E quindi ecco, dimmi un po' tu, ecco, ti vedo anche tra l'altro proprio con espressione radiosa quasi direi rispetto all'altra volta, gioiosa, ecco, non so se poi ci Sì, sono delle buone notizie. ma Sì. Mm. diciamo più che altro che ho lavorato tanto su me stesso. Ho cominciato a realizzare le cose nel modo proprio poi giusto e mi ha aiutato comunque a calmarmi, a capire bene le situazioni. Ci sono dei momenti comunque brutti, però li affronto e ci lavoro sopra. Son cambiate parecchie cose dall'ultima volta che ci siam sentiti, soprattutto con la mia ex moglie è cambiato un po' tutta la situazione. Mm. Sì. C'eravamo lasciati, se non sbaglio, che dovevamo sentirci con gli avvocati e abbiamo avuto l'incontro, siamo riusciti a trovare un accordo, mettiamola così, un accordo. Sì. Praticamente non è cambiato niente da quello che era prima. Oltre che la residenza l'ha voluta tenere lei a tutti i costi, però sono riuscito comunque ad avere il blocco per poter portare all'estero il bambino. Sono riuscito comunque a mantenere un 50%, quindi lo si vede al 50% a testa. Tutte le spese comunque sempre divise a metà, diciamo che si è trovato un certo tipo di accordo e adesso ti spiego anche il perché. Quando ci siamo incontrati con gli avvocati, il mio avvocato ha tirato fuori tutto quello che aveva in mano Mm. Sì. e lei si è trovata parecchio spiazzata perché lei al suo avvocato non aveva raccontato assolutamente niente Mm. di Sì. tutto quello che aveva combinato. Mm. E il suo avvocato è cascato un po' dalle nuvole, si è proprio capito che non ne sapeva assolutamente niente e così, tra virgolette, abbiamo fatto un po' il nostro gioco. Siamo riusciti a ottenere delle cose che di solito non si riescono a ottenere. Quindi a mantenere senza un mantenimento, in quanto il bambino comunque rimane molto più tempo con me, che se lei non può tenere il bambino rimane con me, tutte delle cose che di solito non si riescono a ottenere. Il bambino lo vedo meglio, lo vediamo anche a scuola molto più tranquillo. Lei adesso praticamente sta con quel famoso che aveva conosciuto all'inizio Mm. e da quello che so sta con lui e lo sta già iniziando a massacrare, da quello che so. Mm. E infatti io, tra virgolette, rido. Mi verrebbe da piangere, ma rido, mettiamola così. Beh, sì, da un Il, certo punto di vista. Mm. sì, praticamente io sono stato poi contattato dalla ex perché questa persona, oltretutto, quando loro hanno iniziato a frequentarsi a febbraio, aveva questa persona ha già un matrimonio alle spalle con una ragazza, che oramai è una ragazza, e poi ha conosciuto una nuova compagna e ci ha fatto un figlio. Mm. Eh, la compagna che aveva mi ha contattato Mm. perché voleva delucidazioni per capire se io sapevo. E questo è successo a ottobre. A ottobre praticamente lui ha lasciato lei, ha lasciato questa Sì. compagna per la mia ex moglie. Eh,
quindi adesso si trova, anche lei si è trovata in una situazione un po' particolare. Ci siamo sentiti, lei mi ha contattato su Facebook, ci siamo sentiti, abbiamo parlato sempre per quanto riguarda i bambini, perché anche loro praticamente da ottobre che lui ha lasciato l'altra hanno cominciato a far vedere anche i bambini. E questa cosa, tra virgolette, turbava un po' sia me che l'ex compagna, perché comunque cioè, vi frequentate, è vero, da, da febbraio, però realmente che state insieme da ottobre, quindi è tutto un po' avventato, tutto un po' veloce. Vanno d'accordo perché sono bambini, giocano, fondamentalmente finché non vedo che ci siano problemi con i bambini facciano quello che vogliono. E ogni tanto lui, da quello che si è capito, anche lui non è uno molto inquadrato, ogni tanto cerca di tornare con l'ex compagna. Sì. Io a gennaio, lei a gennaio ha provato di nuovo a riagganciarmi, mettiamola così. Ah, quindi la tua ex? Sì, ha provato a riagganciarmi. Ah. Chiedendomi di andare perché avevo lasciato un vestito, proprio giacca e pantaloni a casa lì, e lei l'ha trovato, probabilmente l'avrà trovato subito, non è che è una cosa che ha scoperto adesso. Probabilmente ha aspettato il momento che gli faceva più comodo a lei e mi ha chiesto di andarlo, se passavo a prenderlo. E io gli ho detto: guarda, quando vengo a prendere il bambino me lo dai e abbiamo risolto. Ah no, ma passa su perché ti devo dare dell'altra roba. Va bene, vado lì a casa, mi fa salire, già voleva farmi salire su, io gli continuo a dire no, io a casa non salgo. No, ma vieni su perché la roba è su, finché mi ha convinto e sono salito su in casa. Lei ha iniziato a farmi un po' di moine, mi ha chiesto, mi fa, ti vedo bene, ti vedo dimagrito, ti vedo che comunque sei molto più, cioè hai messo su, comunque è vero, facendo palestra ho messo su massa, parecchia massa muscolare, ho perso parecchio grasso, 17 kg in totale. Sì. E mi fa, ti vedo bene, cose varie, e ha provato un approccio al che io l'ho proprio respinta, ma respinta fisicamente, cioè l'ho spinta via, gli ho detto tu non mi devi mai più toccare, non ti devi mai più avvicinare a me, mi dai la mia roba ed è finita qua, non ne voglio più sapere di te. Ma io ho capito che ti amo ancora, gli ho detto guarda, a me di quello che tu provi non me ne frega assolutamente niente. Ho detto poi dopo tutto quello che mi hai fatto passare, che hai fatto passare ai bambini, vai pure per la tua strada, tieniti che oltretutto lei ha 30 anni, quest'uomo ne ha 54. Gli ho detto ti sei trovato il vecchio, tienitelo, io sto benissimo così. Gli ho detto io di te non ne voglio proprio più sapere. E questo qua non sa assolutamente niente di questa cosa. Io ho preso la mia roba, me ne sono andato ed è finita lì. Ha provato a farmi una delle solite ripicche, perché poi quando non ottiene quello che vuole bisogna fare ripicche e cattiverie, e ha provato, tra virgolette, a crearmi problemi con i suoi genitori. Cosa vuol dire? Che praticamente io ho sempre portato la roba, l'attrezzatura perché il bimbo gioca e il borsone è da portare. Allora ho sempre lasciato il borsone nel negozio della mamma. E quando io dopo tipo una settimana e mezza, vado in negozio per portare il borsone, mi trovo fuori il compagno della mamma che mi attacca verbalmente dicendomi ogni sorta di improperie, come se e io non capivo cosa voleva. Finché se n'è poi uscito che lei gli ha detto che io volevo aggredirlo, che erano delle persone di merda, che io assolutamente con loro ho sempre avuto un rapporto normale, civile, ok, di sopportazione, ma civile,
Allora poi io gli ho detto: ma tu stai impazzendo, non sei a posto, io non ho mai detto una cosa del genere, non la penso neanche. Gli ho detto: guarda, da adesso in poi facciamo una bella cosa, io il borsone lo prendo, lo poso a casa di lei e di voi anche non ne voglio più sapere, perché io già problemi ne ho già finché voglio, non ho bisogno di caricarmi ancora i vostri. E io poi ho contattato lei, gli ho fatto i complimenti per avermi messo contro anche i suoi genitori e lei rideva per telefono. Gli ho detto: non hai ottenuto quello che volevi, dovevi mettere zizzania in quel poco che mi era rimasto di collaborazione con la tua famiglia. Gli ho detto: però tanto il danno te lo sei fatto tu, perché da adesso in poi io il borsone vengo a prenderlo a casa, che tu sia al lavoro o non sei al lavoro, il borsone me lo devi dare, sono affari tuoi, perché io in negozio non vado più a prenderlo. E così adesso, quando praticamente io vado, lei deve darmi il borsone, prende la macchina, si fa 30 km, mi porta giù il borsone a casa. Sì, non mi sembra che lei, insomma, sia andata in una situazione migliorativa nella sua vita. Poi, Sono, tra virgolette, sono affari suoi, a me sono affari suoi, non però mi riguarda. ecco, se lei ci riprova con te, insomma, significa che proprio non è comunque migliorativa, vorrei dire, anche alla luce di questo, altrimenti comunque non ci riproverebbe con te. Al di là Ma secondo me che ha una voleva sua solo testare se io ero ancora lo zerbino. Sì, 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 al di là della personalità che insomma ha e che quindi deve appunto appurare e fare i suoi test. Infatti, ma l'ho notato che questo riavvicinamento da quando lei mi scrive i messaggi per il bambino, per le varie cose da gestire per il bambino, e io gli rispondo sì, ok, no, ok, Certo, punto. Cioè, questi sono il massimo della conversazione che abbiamo. sì, sì. Non voglio proprio averci una conversazione io. Sì, anche perché non Non- vale la pena, insomma, non è Ma che... no, ho eh, capito che è tempo sprecato, cioè eh, le parole date a una persona che sulla fine non gli interessa neanche sentire quello che hai da dire, vuole solo testarti, manipolarti, tra virgolette, prenderti in giro, perché fondamentalmente non gliene frega assolutamente niente. In qualunque cosa che è successa in questo periodo, io ho notato che qualunque mia problematica che io gli esprimevo, perché comunque cercavo di avere un confronto con lei, di capire con lei, sai, di venirmi incontro, io andare incontro a lei. Ho sempre visto che sulla fine, poi quando c'era qualcosa che non gli andava bene, lei lo tirava fuori come cattiveria. mm, sì. E allora ho detto da adesso in poi, gli ho proprio detto da adesso in poi parliamo solo e esclusivamente tramite avvocati, tu ti fai la tua vita, io mi faccio la mia, l'importante è che il bambino sta bene, gli ho detto l'unica cosa, sappi che se io vedo che il bambino non sta bene, prendo provvedimenti, automaticamente mi muovo a livello giudiziario. E, e così è, e così è. Sì. In effetti, di tante vicende così che ho sentito, interviste, a volte ripenso, ce ne sono alcune che magari mi rimangono più impresse, no? E tra queste c'è appunto il tuo caso, anche perché forse c'è anche questo bambino di mezzo che insomma comunque quando ci sono dei bambini diventa ancora più delicata Pesante. la situazione e anche così pensi al povero bambino che alla fine è quello che più è indifeso perché ovviamente non ha gli strumenti per capire fino in fondo e difendersi nel modo migliore. E poi anche questo profilo di donna che comunque anche il fatto quando, ecco, in quel caso che si era portato presso il bambino e tu eri particolarmente ovviamente in ansia. Infatti io ho Ecco, fatto mettere vincolo che per qualunque, cioè se lei volesse mai portarlo all'estero, deve comunque contattarmi e avere il mio consenso. Infatti abbiamo rifatto la carta d'identità dove c'è scritto che non è valida per l'espatrio. Questo è ecco. stato fatto tutto davanti agli avvocati. Adesso è tutto davanti, cioè è partito per andare tutto davanti al giudice e a maggio abbiamo, in teoria dovremmo avere la separazione, proprio la separazione, perché fino adesso non abbiamo neanche ancora la separazione. E il bambino come sta quindi? Ma il bambino sta meglio, con sua mamma non ci vuole mai andare, ma quello Ah, oramai ci ho fatto, tra virgolette, l'abitudine e lo tengo tantissimo io, anche quando sta male a scuola, lei tanto col lavoro, lei non può mai prendersi
permessi, ok, quindi se sta male le maestre sanno già, telefonano a me e vado a prenderla a scuola. Ma a me va bene così, cioè non me ne frega niente, si sta facendo vedere per quello che è. Il bambino, quando è con sua madre, sì, è contento, ma cioè, è contento perché è sua madre, punto. Vede sua sorella, è la cosa principale che vede sua sorella. Per telefonare a lei è sempre una guerra, perché non vuole telefonargli, però allora abbiamo trovato la soluzione che gli manda i vocali su WhatsApp. Allora con i vocali su La WhatsApp, sorella, aspetta, del bambino? sì, sì, sì. Ah, perché Perché lei aveva aveva già una bimba una con un bambina, precedente sì, compagno. sì. Ma e quindi c'è difficoltà tra loro, diciamo, fra fratello e sorella? Più che altro è che si vedono, ma fino a un certo punto, perché comunque col papà della bambina ci sono altri orari. Cioè, diciamo che loro sarebbero comunque affiatati, si vorrebbero vedere e Sì, invece non hanno sì, la sì, sì. possibilità di No, no, ma farlo. assolutamente. Io oltretutto ogni tanto mi sento anche col papà della bambina, organizziamo, magari ci vediamo, andiamo a prendere un gelato, ok, Mm, comunque si vedono, non è... mm. oltre che a casa della mamma. Ma lei si è data una profonda calmata perché ha perso tutte completamente le amicizie. Mm, Si è fatta completamente terra bruciata intorno. mm. Sì. E poi adesso è concentrata su questo qua. Oltretutto questo qua è un infermiere del 118 che guadagna molto bene e quindi ha trovato di nuovo dove andare a spillare un po' di soldi, mettiamo Sì. così. Il problema già fondamentale è quello, infatti Mm. la ex compagna mi ha già detto che lui ha... perché lui dice che è solo un'amica Sì. e Eh. ogni tanto anche l'altro cerca di sentire di nuovo la vecchia compagna e gli ha detto che gli sembra proprio solo che a lei interessano solo i soldi. Lui dice così? Lui dice Ah, che no, io con lei siamo solo amici perché lei pensa. cerca proprio solo soldi. Ah, ci picchia. Pensa a te, Eh, insomma, che razza di, no, 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 no. Ma sì, sono affari loro. A me quello certo, sì, 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 vabbè, ovvio che... io poi mi sono visto con la ex compagna di lui, Mm. siamo andati a prenderci un caffè, abbiamo fatto due parole, abbiamo cercato di comporre un po' un puzzle di tutta la situazione e, e ne è uscito fuori che forse è meglio così per tutti quanti, che si arrangino, che facciano la loro vita, se vogliono stare insieme che stiano insieme, se si vogliono lasciare. L'unica cosa che abbiamo contestato è proprio il fatto che dopo neanche praticamente 3 mesi che, tra virgolette, si frequentavano e non facevano solo più sesso sporadico, ma si frequentavano, già hanno fatto conoscere i bambini, cioè non sai come va la relazione. Certo, I bambini infatti. oltretutto hanno la stessa età. Mm. Lui porta il bambino a dormire a casa di lei porta il bambino a dormire a casa di lui, cioè proprio oramai Sì. è già in questa ottica. Però se non fanno del male al bambino, non gli creano problemi e io lo vedo tranquillo e cosa facciano Mm. quello che vogliono. Cioè, Sì. la stessa cosa la pensa la ex compagna, anche perché a livello giudiziario non puoi dire assolutamente niente. Loro sono Sì. liberi di fare quello che vogliono della loro Beh, vita. certo. Sì. Quindi si andranno, come abbiamo detto, ridendo, si andranno a distruggere uno con l'altro. A quanto pare, sì, se le premesse sono queste, che addirittura, cioè lui sembra che mette le mani avanti, quindi, Sì, lei ci riprova con me, lei, lui ci esatto, riprova, e io loro non sanno che io e la mamma del bambino ci sentiamo. sì. E io glielo racconto e l'altra si mette a ridere, io mi metto a ridere quando mi racconta le stesse cose. Da quello che so, lei continua comunque a frequentare altra gente, boh, non ci capisco più. Diciamo che non mi sono neanche più interessato tanto, mettiamola così, non mi ha Immagino. più creato. Quando arrivi a un certo punto capisci che boh, è tutto finito, che per fortuna è tutto finito e proprio cominci a non interessarti proprio più delle cose. Sì, anche perché quando c'è una causa giudiziaria di mezzo, insomma, credo che sia inevitabile cercare Io di pensarci, nemmeno tutto quello più e che accantonare. Mm. basta. Eh.
al di là ovviamente dell'aggancio del bambino, ma solo per quello, evidentemente. Esclusivamente per quello. Non una parola in Certo. più, non una in meno. Tra l'altro, mi sembra che dicevi che il bambino sembra quasi più contento di stare con te. Sì, lui vuole rimanere con me, prima di tutto perché io adesso sono a casa dei miei, Mm. perché praticamente io ero inutile, perché io lavorando sui turni, per me è molto difficile riuscire a gestirlo, perché io ad esempio quando faccio il primo vado via alle 5 di mattina e era praticamente io cosa facevo? Venivo a dormire praticamente dai miei 3-4 volte alla settimana. Per pagare un affitto da un'altra parte ho fatto che vi do qualcosa e torno a casa. A me va bene così, non mi crea tra virgolette problema, perché io non saprei come fare diversamente. Una Sì, sì, babysitter non posso permettermela, certo. e preferisco che stia con i miei genitori che non con una babysitter, sinceramente. Certo, beh, certo. Anche perché poi bisogna portarla a scuola, perché la scuola comunque è rimasta al paese dove abita lei, Mm. ed è comunque sono 13 km andare e 13 a tornare, quindi dove trovare qualcuno anche con la macchina faccia Sì, avanti e indietro. Venga sì, alle sì. 5 del mattino, ho detto, boh, torno a casa dai miei, sto con i miei, loro mi aiutano e va bene così. Sì. Ehm, però ti vedo, L'unica cosa ecco, che non sono sì. riuscito, tra virgolette, a risolvere di mio e non riesco proprio a sentirmi minimamente pronto a un'altra relazione. Un'altra relazione. Assolutamente no, io proprio non. Ci ho provato a conoscere altre donne, vado in terrore. Mm. Sì, mi Pur ricordo che anche l'altra volta mi dicevi questa cosa. non è praticamente quasi cambiato niente. Quando vedo che magari qualche ragazza è interessata tendo a scappare, cioè Mm. non facendo ghosting, ok, però fermo le cose all'inizio, non sono pronto, gli spiego la situazione e boh. Penso che questa cosa mi rimanga segnata, cioè mi ha segnato. Ti ha segnato. Però Vittorio, cioè andando un po' indietro con il nastro, no? Riavvolgiamo all'inizio quando tu hai conosciuto lei. Sì, Non c'erano tutto sommato dei sintomi, dei segni da sì. parte sua, qualcosa che non ti tornava. Questo lo dico anche proprio in prospettiva, che appunto magari di aprirti ecco di più a situazioni nuove. Io Mm. dentro di me ho sentito che c'era in lei qualcosa che non. Purtroppo non mi sono ascoltato. Il problema è che adesso mi ascolto troppo. Adesso quindi Cioè, non do neanche la possibilità. sì. Parto già proprio prevenuto. Eh. Molte volte, diciamo, in molte relazioni partono, comunque si conosce cioè all'inizio e nasce un qualcosa. Io tendo a studiarle molto di più le persone, Mm. quindi tendo ad andare proprio più sull'amicizia. Sì. Cioè io voglio conoscere bene la persona che ho di fronte e non faccio capire che c'è un interesse. Mm. Sì. Se invece la persona che ho davanti mi fa capire che c'è un interesse, io tendo proprio a scappare, perché Sì. probabilmente avendomi, tra virgolette, addescato lei, mettiamolo come vuoi, Sì, cercato sì, lei, sì. mi ha creato questa paura delle donne Sei come ancora più prevenuto, insomma, sì, chiaramente. sono ancora più prevenuto. Se Mm. invece io comunque conosco una ragazza, non riesco, mh, diciamo, a flirtare subito, cioè io voglio capire chi è questa persona. E quando poi magari capisco che questa persona può essere una persona interessante da conoscere, vado in friend zone, cioè oramai sono già amico. Appunto. E quindi sinceramente adesso non mi crea neanche il problema, Sì, cioè sto bene così, beh, anche perché è passato un senti, anno, sì, quindi sì, sì, per beh, ora poi va bene. dopo, insomma, voglio dire, non sei giovane, quindi hai tutto il tempo davanti, comunque, Se dovrà arrivare, arriverà qualcosa, se sì, no sto bene sì, così. certo, beh, certo.
Però non è neanche male comunque che ci sia un'amicizia, cioè, anzi io sono sempre del parere che le cose dovrebbero iniziare così, perché hai modo di conoscere una persona. Il miglior modo è proprio l'amicizia e Infatti. capisci veramente quindi come è fatta l'altra persona. E poi nulla toglie che effettivamente, insomma, un po' alla volta, guadagnando fiducia, può nascere anche un'altra di più. Io Qualche penso di più. che se comunque una persona ha un interesse verso di te, capisca anche le tue paure, le tue problematiche, Sì. anche perché io metto subito in chiaro le cose, cioè io lo dico subito, ho un bambino o sono in fase di divorzio, io metto già il Sì. piatto davanti, cioè il piatto è questo. Puoi accettarlo? Bene, non puoi accettarlo? Non c'è nessun problema. Cioè, ognuno deve fare quello che si sente, perché comunque capisco anch'io che non è una situazione semplice, Eh sì, certo. assolutamente. Poi lo può diventare nel momento in cui chiaramente c'è qualcosa di importante alla base. In quei Sì, casi lì tutto diventa, si semplifica in fondo perché se c'è lo slancio, c'è quello che però più che altro unisce. che non posso permettermi di giocare, mettiamola in quel senso lì, di Certo. virgolette, avere la relazione, cioè il conoscersi da ragazzini, no? Non Sì, posso permettermelo, sono un padre, ho delle responsabilità, non posso andare a ballare tutti i sabato sera, non posso uscire tutti i sabato sera perché io quando ho il bambino, ho il bambino, punto, e me lo godo. Quindi vuol dire che un sabato e una domenica io non sono presente perché comunque sono col bambino e prima di far conoscere delle donne a mio figlio ci penso beh, 4-5 sì, volte. certo, Perché certo. comunque i bambini, come tutti gli esseri umani, si affezionano. Se le cose poi non funzionano, Mm. Eh sì, subire un altro trauma di una persona che sparisce di nuovo dalla sua vita, anche no. infatti, Preferisco di no. certo. Però dall'altra parte ci va una persona che capisca il fatto che io ho un bambino e quando non posso esserci non ci sono, quando lui non ci sono. Sembri più madre tu della madre del bambino, insomma, da come ovviamente parli, perché Ho sembra che lei avuto invece si faccia quasi molte meno dei buoni problemi. genitori. Ho avuto dei buoni genitori che mi hanno sempre fatto capire cosa vuol dire essere genitore Sì, e cosa vuol dire avere delle responsabilità. eh sì, certo, assolutamente. E lei è stata, prima di lei ci sono state altre donne? C'erano Sì, state? Mm. sì, 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 sì. Sì, quindi Non non è tante, ho proprio... avuto 4 relazioni serie prima di lei. Sì, 4 relazioni serie. sì. Quindi fortunatamente non è proprio quell'imprinting di chi magari ha la prima o quasi esperienza, insomma, di relazione, No, insomma, si trova. io ho avuto la mia prima ragazza che avevo 18 anni, perché prima non me ne è mai fregato niente. Certo, Cioè, beh, sì. Aspetta che c'è un'interruzione. C'è un'interruzione, ti sei bloccato. Aspetta che vediamo se si sblocca. partito, ho avuto una... Sai che ti sei bloccato, Mi non ti senti sento adesso? più. Adesso sì, adesso sì. Oh, Ti sei Madonna. Ah, bloccato. ok. Si stavi dicendo che 18 anni, insomma, prima di 18 anni non hai avuto relazioni. Sì, E poi... adesso senti. Sì, adesso sì. Ok, ho avuto la mia prima ragazza che era No, si blocca un ancora. pezzo di pane, splendida, dolcissima. Ascolta, provo a richiamarti perché... Aspetta, provo a richiamarti. Sì, stavamo sempre parlando delle tue passate Sì, vicende. Ecco, che... ma ti dico, io ho avuto la prima compagna a 18 anni, era una ragazza splendida, dolcissima, e è finita perché cioè a un certo punto non provavo più niente per lei, e dopo più o meno 1 anno e mezzo, ero anche giovanissimo, quindi ci può stare.
e ci eravamo lasciati. Poi ho avuto la seconda e la terza ragazza, due persone un po' particolari, però bene o male si andava d'accordo, e poi sono state chiuse sempre in modo abbastanza civile, per quanto può essere un lasciarsi, ok? Sì. E invece con la mia ex moglie è proprio stato il degenero più Infatti, totale. traumatico, insomma, quanto Sì, sì, sì. meno. No, Se non ci fosse stato il bambino sarebbe stato più semplice, sì, evidentemente. molto più semplice. Ah. Ma Probabilmente l'avrei lasciata, perché io come ti avevo detto prima che lei mi dicesse di essere incinta, io volevo chiudere. ah, Te l'avevo sì, sì, detto, certo. non Sì, sì. funziona, non funziona, e probabilmente l'avrei lasciata lì. E lei Qualche aveva capito questo, praticamente ha usato proprio quel sistema. Sì, Mm. sì. Lei sapeva che se avesse avuto un bambino io da lì non mi sarei mai più spostato. Quindi mi sarei lasciato completamente distrugge, perché io fino a quel momento lì comunque ho sempre avuto un carattere abbastanza forte e la fermavo, ok? Sì, Gli mettevo dei limiti. Mi vedeva che mi stavo proprio stufando, che ero stanco della situazione. E, e, mm, e poi improvvisamente è rimasta incinta. Quando è rimasta incinta, boh, lei sapeva che io non sarei più andato via, che avrei fatto l'impossibile pur di far crescere il bambino in una situazione che per me, per come la ragionavo io, era sana, cioè con papà e mamma insieme, sì, come sono vissuto io, in poche parole. certo. Ma è andata bene così. È andata bene così. Sto riprendendo la mia vita in mano, o mi sono reso conto bene di chi avevo di fronte. E ci è andato tanto tempo, tanto lavoro, tanto pianto, tanto dolore, tanto mal di pancia, Sì. tante cose, però voglio solo dire a tutti quelli che ci passano di non mollare, anche se ti sembra che veramente il mondo sia finito, di non mollare, perché quando ti centri di nuovo un po' su te stesso cambia tutto. Sì, beh, certo. Ci vuole però molta forza, molto coraggio, determinazione Tanta, tanta, e tanta. consapevolezza anche. E più che altro che quando esci da una relazione del genere, io parlando anche con altre persone che sono passate in situazioni simili su vari gruppi Facebook, di persone che sono passate sotto, diciamo tutti la stessa cosa, che poi quando ti ricentri su te stesso, scremi un sacco di gente. Cioè, Beh, quelli che ritenevi amici, tra virgolette, ti rendi conto che sono veramente solo conoscenti. Che i veri amici sono veramente pochi e che il tuo tempo vale e quindi lo devi donare alle persone che valgono qualcosa. E quando arrivi a quello cominci veramente a star meglio e a lasciarti scivolare veramente addosso di tutto. Ti rendi conto che molte persone nella tua vita non servono a niente e cominci veramente a pulire. Togli via tutto quello che è tossico della tua vita. È come se ci fosse una lavagna piena di scarabocchi e tu pian piano cominci a eliminare persone, cose che ti davano fastidio, cose che ti creavano problemi, insicurezze, cominci pian piano a cancellare tutto. È come se veramente rinascere. È veramente un rinascere. sì. Sì, beh, perché poi si comincia, nel comprendere una cosa, si comincia a comprendere un po' tutte le altre. Sì, sì. Mentre mi sembra che questa donna, insomma, abbia i suoi bei problemi. Tra l'altro, essere arrivata al punto di cioè, di rimanere incinta per salvare un rapporto, mi sembra veramente che anche questo dimostri una patologia, perché Ma perché lei in quel periodo lì non lavorava, è tutto lì il discorso. Quindi sarebbe rimasta a casa con una bambina senza lavoro. sì, sì, però in ogni caso, voglio dire, mm, Non so cosa gli è passato per la testa, sinceramente. Boh, magari lei pensava che avendo un bambino si sarebbe sistemato tutto, ma poi si è resa conto che lei
lei fondamentalmente, io quello che sono arrivato a capire, è che lei si stufa delle situazioni. Sì, Lei all'inizio è tutto figo, poi quando si crea una stabilità, cioè quando finisce l'innamoramento e inizia l'amore, che sì. è quello di tutti i giorni, del comunque lavorare insieme tutti i giorni per un qualcosa di bello, lei comincia a crollare. Allora deve creare dei problemi per allontanarsi, poi riprendersi per avere di nuovo quell'eccitazione del Sì, ah, ho fatto, non lo certo. so, Sì, è una dinamica vive, malata. vive di emozioni, insomma, non di cose profonde, Ma neanche di sentimenti. emozioni, secondo me lei si diverte proprio a giocare, Mm, cioè lei probabilmente l'amore non sa che cos'è, mm, non ci arriva a capire che cos'è l'amore. Lei è tutta un'altalena, tutta un'altalena, tutto un giocare, un manipolare. Lei sembra che prova piacere nel crearti un problema, nel tradirti senza fartelo capire. È come se fosse sempre tutto un gioco. mm. E è sfortunato chi se la prenderà. Mm, Sì, punto. ma a quanto pare comunque se il target è quello che mi descrivi, insomma, poi alla fine incontra persone che non sono proprio tanto diverse da lei per lo più, oppure persone come te che però Sì, che diventano degli zerbini. che- No. buone, disponibili, però magari di persone così lei si stanca anche più facilmente, magari. Sì, 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 sì. Lei si stanca. Io finché ho tenuto, tra virgolette, duro, ho sempre tirato fuori il mio carattere, mettevo dei paletti, dei limiti, cercavo di fargli capire quello che non funzionava, è sempre stata, tra virgolette, lì. Cioè ci giocava, ma meno. Quando è arrivato il bambino, proprio, boh, lì è proprio uscito quello che era realmente lei. Sì. E, e boh, tra virgolette, sono affari suoi. Io non so se te l'ho raccontato l'altra volta, quando gli avevo detto a suo padre che volevamo sposarci, suo padre mi ha ripetuto 3 volte, ma sei sicuro di quello che fai? E Suo io, padre. e io non capivo cosa volesse dirmi. Sì. E poi l'ho capito. Ci ho messo un po', ma l'ho capito. Infatti, cioè io col papà ho un bellissimo rapporto, ci sentiamo, c'è stato il compleanno del bambino, il mio ex cognato è venuto qua a casa a festeggiare il compleanno del bambino, anche perché io e il fratello ci conoscevamo da molto prima. Mm. E- Eh. quindi lui come gli ha detto, perché lei poi gli ha tirato su storie per questa cosa che è venuto al compleanno a casa mia. Gli ha tirato su storie e lui gli ha detto: Guarda, a me di quello che state combinando voi due non me ne frega niente. Io con lui ero amico ancora prima che si mettesse con te, quindi arrangiatevi tra voi due. Per me rimane un amico, punto. Sì. E infatti è da luglio che lei è a casa perché loro hanno un cascinale, vivono insieme i miei due ex cognati più il papà con l'attuale compagna. E loro è da luglio che non la vedono e non vedono il bambino. Ah. I genitori di lei, quindi. I genitori Ah, sì, però. perché i suoi sono anche separati. Ah, Lei ho deve vedere capito. il bambino solo la parte della mamma perché gli fa comodo per il negozio, Ah. ma col papà non ha più contatti da luglio. Quindi il Infatti, papà si rende conto, insomma. Mm. mm, infatti mi ha telefonato e gli ho portato il bambino a vedere cos'è un mesetto fa. Perché mi fa, per favore, fammelo vedere perché è da luglio che Ah, non lo vedo. Almeno gli do i regali di Natale, almeno quello è del compleanno. sì. E sono andato giù, non gli hanno detto niente a lei, al bambino gli avevano detto non dirgli niente perché sennò è di nuovo questioni. Mm. Bimbo l'ha capito perché poi è piccolo, ma le cose le Sì, capisce. sì. Capisce che la situazione con mamma è un po' complicata Mm. e quindi evita Io gliel'abbiamo detto, io gli ho detto, vuoi andare da nonno? Sì, però non devi dire niente a mamma perché sennò poi sai cosa succede. Sì, sì, lo so, ma non gli dico niente. Infatti non gli ha detto niente. Boh. Anche Quanti lui, anni ha poverino, aveva adesso? voglia anche di vedere suo nonno, è sempre suo nonno. Certo.
Perché non dovrebbe vederlo, insomma. Non c'è, ma poi oltretutto anche per legge. Per Sì. legge i nonni hanno diritto alle visite, non vorrei dire una baggianata, ma mi sembra un giorno al mese o 2 giorni al mese, quindi Sì, sono quando cose, sono legami importanti, anche quelli, insomma. il nonno ha Eh, tutto il diritto di vederlo. Quanti anni ha adesso il bambino? Bambino 5 anni. 5 anni. Sì. Ed è bravo comunque a capire. Io, Mm. prossimo Eh, anno iniziamo alle elementari. Quindi comunque anche il papà, insomma, si rende conto che la figlia ha i suoi Sì, problemi. sì. Quindi figuriamoci, insomma, a questo punto, ecco, ci si può Non lo fare so. un'idea. Sai cos'è che io quando lo racconto sembra surreale? Sembra che, tra virgolette, mi invento le cose, però comunque tu, cioè io ti ho girato dei messaggi privati, delle cose le hai viste, e non ti sto raccontando frottole. E, Sì, sì. Poi lei veramente, tende a negare anche, cioè a sì. negare le cose, l'evidenza, a farsi tutte delle sue narrazioni anche. Guarda, io ti dico, quello che avevo in mano, molte cose te le ho messe, cioè te le ho fatte vedere. E lo so che sembra surreale la situazione, ma la situazione è questa. No, no, certo, si arriva, non c'è limite, insomma, in certi No, 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 la casi. follia umana. Boh. Mm. Ti dico, come ti ho detto più di una volta, io non so chi ho sposato. Mm. Mm, cioè, non lo so. Non è la persona che ho conosciuto, boh, non so chi sia. Mm. Lei aveva problemi con la madre? Cioè, aveva Lei, qualche... Mm. lei ha sempre avuto problemi sia con la madre che col padre. Mm. Ha sempre avuto una situazione familiare molto particolare, se n'è andata via di casa a 17 anni, ha subito una violenza sessuale, ha sempre avuto comunque ha sempre avuto dei giri un po' incasinati. Queste sono tutte cose che ho scoperto sempre dopo, Sì. sempre dopo. E ha avuto ex compagni che gli hanno alzato le mani, in famiglia prendeva botte, eh, non dalla parte del papà. Mm. Sì. È sempre vissuto in una situazione un po' particolare e questo probabilmente gli ha creato poi dei problemi quando era più grande. Che però non vuole, di cui sembra che non voglia veramente rendersi No, conto, perché no, lei non ne parla proprio, cioè non ne vuole parlare, non vuole risolverlo, non gli interessa. eh, Tutto il mondo è cattivo, lei è brava, lei ragiona in questo modo qua. Cioè, se tu cerchi di fargli notare le cose, ad esempio quando se n'è andata in Germania col bambino senza dirmi assolutamente niente, lo stronzo ero io, perché ero preoccupato che avesse portato il bambino a casa di una persona conosciuta su Facebook 2 anni fa, con la quale non aveva mai avuto nessun tipo di contatto. sì, un bel coraggio, insomma, partire con il bambino. Ma scusa, hai preso il bambino e l'hai portato in Germania senza dirmi assolutamente niente, senza farti un'assicurazione con una macchina che c'ha quasi 25 anni, che tiene insieme per grazia di Dio, te ne sei partita in macchina con i bambini. Ho detto, ma tu non sei a posto. E io Tutti e due bambini, tra l'altro, sì, per forza, e io- perché sì, ci picchia. quando trovi delle persone del genere che cerchi di farle ragionare, tanto non arrivi a niente, lasci perdere, metti solo più dei vincoli legali in modo che non possa più capitare una cosa del genere. Sì, ma questo dimostra anche come è schiava anche proprio delle sue stesse emozioni, che alla fine la portano addirittura a queste mh, manifestazioni, questi comportamenti piuttosto È quasi follia, assurdi. Sì, mettiamola così, è quasi follia. sì. Però adesso, bene o male, devo dire, negli ultimi 2 mesi, probabilmente, avendo fatto terra bruciata intorno a lei, frequenta solo più questa persona, quindi si è calmata. Si è calmata. Si è Per calmato. ora le cose, tra virgolette, vanno. Anche col bambino è molto più presente, perché comunque il bambino mi racconta cosa ha fatto, cosa non ha fatto, che con mamma è andata qua, che c'era quest'altra persona, sono andati lì, hanno fatto quello. Comunque è più presente.
Sì. Quindi a me va bene così, punto. Finché non crea come ti ho detto, finché non crea problemi a me o al bambino, a me va benissimo tutto come adesso. Tanto più di quello che ho fatto non posso fare. Ho lottato con le unghie, con i denti per il bambino. Come ti ho già detto l'altra volta, la legge italiana tutela gli uomini fino a un certo punto. Sì. E va bene così. Per ora va bene così. Finché non ci saranno altre problematiche va bene così. Quindi sei in attesa in pratica del divorzio a questo punto? E la separazione ancora. La separazione e poi il divorzio. Quindi Separazione. quanto tempo ci Si vorrà? parla a maggio o maggio o giugno, non ricordo bene, abbi pazienza, abbiamo tra virgolette l'udienza che poi è solo figurativa, si presenteranno solo gli avvocati dove c'è già stato un accordo che semplicemente il giudice mette un timbro, mette una firma e lì c'è la separazione. Dopo 6 mesi puoi chiedere il divorzio. Ah, ecco. Diciamo che magari quando finalmente sarà finita questa storia perlomeno giudiziaria, magari già comincerai a sentirti un po' più alleggerito, se non altro. E Sì, quello poi... sì. Probabilmente una volta finito di pagare l'avvocato e che sia tutto chiuso andrà poi meglio. eh, Perché magari lì, comunque insomma, potrai cominciare ad aprirti un po' di più, ecco, alle situazioni. sì, adesso sono concentrato su riuscire a sistemare tutta Sì. questa questione giudiziaria, a sistemare tutte le cose col bambino e poi posso anche concedermi poi di pensare ancora di più a gestire la mia vita e la vita del bambino. Per ora, tra virgolette, sono concentrato su quello, a riuscire a sistemare il prima possibile. Più che altro che infatti devo stare anche molto bravo, molto tranquillo, perché non ho proprio voglia che lei faccia di nuovo la solita piazzata che fa crollare di nuovo tutto, così bisogna di nuovo rifare tutti gli accordi, perché dall'ultima volta che ci siamo sentiti gli accordi sono stati modificati 4 volte. Ah. Sì, ogni volta cambiava idea su una cosa. Eh, La residenza del bambino prima mi dava la residenza, poi non me la dava più, poi me la voleva ridare di nuovo, poi non me la dava più. Quindi è stato modificato 4 volte, abbiamo rimandato 4 volte, cioè gli avvocati mettevamo noi le firme, sì. timbravano, mandavano, poi la ritiravano indietro, la facevano saltare, rifacevamo gli atti e li rimandavamo. L'abbiamo fatto 4 volte. Mamma mia. Sì. Quindi io Vabbè. cerco di stare più bravo, tranquillo possibile proprio per Sì, chiudere, e non ho proprio più voglia. certo. Però dai, tutto sommato, rispetto all'altra volta, come insomma ti dicevo, ti vedo anche sicuramente più Ti ringrazio. determinato, ecco, e quello sì, Sono più, più lucido, più mettiamola lucido, così. ecco, sì, sì, sì. Però ti Eh, vedo anche bene, insomma, ecco, in generale, di aspetto anche... Cioè, sì, l'altra volta ti vedevo più sofferente, ecco, questa volta... no, no, no. Comincio veramente a dire, cioè ogni tanto capita delle... Allora, non mi capitava da prima che mi lasciassi di svegliarmi e dire, oh che bella giornata. Mm. Adesso inizio a svegliarmi e dire, oh che bella giornata. Ecco, Per me è un passo enorme, eh sì. è un passo enorme. Logicamente quando non c'è il bambino è sempre un po' triste la cosa, Sì. però è così, tra Quindi virgolette uno adesso... ci fa l'abitudine. sì. Quanto lo vedi adesso, quindi? Adesso lo vedo mercoledì. Quindi una Mercoledì e volta giovedì è con me. a settimana? No, 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 mercoledì e giovedì è con me perché Ah, è stato questo weekend con me, dal sì, venerdì. sì. Quindi lo vede ancora, lo vedo poi lunedì e martedì adesso sta con la mamma, mercoledì e giovedì è con me, venerdì, sabato e domenica è con la mamma e poi la Quindi settimana dopo inversa. ogni 2 giorni? Sì, Sì, ogni 2-3 giorni è con me, eh, sì. sì, il Ce l'abbiamo allo 50%. stesso tempo. Beh, bene, dai. Sì, Insomma, sì, sì, abbiamo preferito fare così più che altro per il bimbo perché lui stare una settimana con uno, una settimana con l'altra la pativa. Abbiamo provato, ma la pativa. sì, E allora abbiamo preferito fare questi scaglioni. sì, sì, giustamente bisogna anche vedere come il bambino ovviamente Sì, come sta. reagisce lui, l'importante è Ecco, che lui stia bene, poi sì, sì, infatti. Va bene, dai, insomma, va bene. comunque ci sono anche buone notizie, nel senso, Sì,
procede in qualche Va modo. bene. Vuoi dare, non so, qualche consiglio, ecco, a padri ed ex, insomma, nella tua Di tener situazione? duro, di tener Come? duro, di lottare e calmare la mente. Quello è molto importante, perché molte volte ci facciamo più male noi con i nostri pensieri che non quello che realmente, cioè quello che poi in realtà è la situazione. È dolorosa, è molto dolorosa, fa male, soprattutto perché molte dinamiche non si capiscono, cioè veramente non si capiscono, e devi riuscire ad arrivare a capire che chi avevi di fronte praticamente, non dico che è un pazzo, però I suoi problemi, ecco, mettiamola così. è una persona problematica e non sei tu che devi aggiustarla, cioè è tutto lì Certo. il discorso. Devi focalizzarti su te stesso, capire che comunque hai subito dei traumi, hai subito dei danni fisici, psicologici e tutto quello che ci può stare in mezzo, e lavorare su quello, cioè risolvere le tue cose, passare in mezzo al dolore, veramente ci devi passare in mezzo. Io all'inizio mi sono focalizzato sul sto male, sto male, sto male. Quando sono poi arrivato a capire, sì, è vero, sto male, ma cosa posso fare per star meglio? Allora magari ho inserito la palestra, ho inserito quello, ho inserito le uscite con gli amici, ho inserito delle cose. Poi ho passato un altro periodo dove, tra virgolette, volevo stare da solo. Sono stato da solo quasi un mese e mezzo. Non sono più uscito, mi sono concentrato su me stesso, ho capito che cosa mi faceva star bene, che cosa mi faceva star male, le persone a calcolare a capire chi avevo di fronte, e sono tutte fasi. Secondo me sono tutte fasi che comunque quasi tutti passano. Sì. E ti ricentri su te stesso, capisci di nuovo che hai un valore, capisci di nuovo chi sei, perché io, come ho detto nella mia storia, io quando ci siamo lasciati io non sapevo neanche più chi ero, non sapevo cosa mi piaceva e non sapevo praticamente più chi fossi. Adesso posso dire che so chi sono, cioè comincio a capire chi sono, che cosa mi piace, che cosa non mi piace, che cosa voglio per il mio futuro, e sto lavorando per quello. Quindi Sì. lottare con la mente, ed è difficilissimo, forse una delle cose, e se c'è bisogno di farsi aiutare, veramente, di farsi aiutare. Non Certo. vergognarsi di essere stato, tra virgolette, massacrato da una donna, perché molti uomini si vergognano di parlarne, perché l'uomo deve fare sempre il virile. Siamo esseri umani, quindi se c'è bisogno si chiede aiuto, punto. Certo. Comunque ecco, quello che dici si percepisce, quindi si percepisce che sei una fase, insomma, molto, non una delle prime fasi, ma è una delle ultime. Sì. Quindi, Sì, ecco, è come se tu scendi e poi risali. La sì, risalita è molto dura, però ci arrivi, tutti ci arrivano. bisogna accettare anche di essere, diciamo, sul fondo e magari, Sì, come dire, cercare di assaporare, tra virgolette, anche questo fino in fondo, in modo poi di trovare la spinta anche per risalire. ma la cosa che a me ha fatto più strano, no? Nel periodo proprio che, diciamo nel periodo di discesa, io continuavo a dire ho toccato il fondo, ho toccato il fondo, ho toccato, e non lo toccavo mai sto fondo. Continuavo ad andare giù, era sempre peggio, finché non mi sono più concentrato sul dire ho toccato il fondo, ma ho cominciato a dire cosa posso fare per risalire. Sì, Perché se uno si focalizza, ho toccato il sì, fondo, sì, sì. continua ad andare sempre più giù. Sì, certo. Invece uno si deve focalizzare, cosa posso fare per stare un po' meglio, ma nelle piccole cose, che può essere rifarti il letto la mattina, eh, farti una passeggiata con il bambino, prendere una bici e farti un giro, vederti con ma piccole cose che però sommate tutte insieme ti fanno veramente rivenire la voglia di vivere, perché io non avevo neanche più la voglia di vivere. Sì. È tutta lì, la cosa è quella, bisogna cercare di vedere un futuro, di ogni giorno migliorare un qualcosa, è l'unico modo per uscirne. Sì.
Però dai, magari queste vicende possono anche essere utili da un certo punto di vista, anche per crescere, per capire meglio chi si è alla fine. Sì. Chi si è e che cosa si vuole e non si vuole nella propria Mm. vita. Perché lo dico Preferivo farne a anche... meno, sinceramente. Però, Sì, sì, no, sicuramente. Però, come ti dicevo prima, mi sembri un'altra persona, quindi forse veramente questo è stato un passaggio per sì, sono ti cambiato mettere insieme. tanto, tra virgolette, conoscenti, chiamiamoli amici, conoscenti che magari non vedevo da un anno perché si sono trasferiti o sono andati, cioè non ci siamo più frequentati. Quando mi hanno rivisto sono rimasti un po'... Eh sì. perché mi hanno detto, ma non sei più tu. E gli faccio, non è che non sono più io, sono sempre io. Sì, Però ho cambiato determinate cose della mia vita. Penso di sì. essermi migliorato, Mm. perché fondamentalmente se uno attraversa il dolore e peggiora non ha capito niente del dolore. Questa è una Sì, cosa che io la penso così. Se tu hai toccato veramente il dolore con le mani e sai che cos'è il dolore, capisci che non vuoi farlo agli altri e, e deve migliorarti, deve farti diventare una persona migliore e non portarti a diventare come quelli che ti hanno fatto del male. già, infatti. Queste sono parole saggissime, veramente molto sagge da prenderle La come... realtà, quando lavori sulle cose, quando ci elabori sopra, arrivi a queste cose, perché io non vorrei mai far passare quello che ho passato io a qualcun altro, assolutamente. È una cosa spregevole e orribile. Sì, ma poi non porta a nulla, no? Relazioni nascono, durano, finiscono, ma c'è modo e modo di chiudere una relazione, Sì, di gestire una relazione. È certo. tutto il discorso. Vittorio, io ti ringrazio tantissimo. Se Grazie a te. vorrai darci ancora notizie, io sarò felice. Va bene. E, e intanto così un augurio per tutto, ovviamente, per tutte le Grazie mille. tue, così, i tuoi progetti e la tua vita futura, insomma. Grazie E mille, anche... grazie a te. Se ci sono cose ti aggiorno. Sì, 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 mi fa piacere, senz'altro. Intanto Buona serata. grazie e un abbraccio. Ciao a tutti e forza. Grazie, grazie. Ciao, ciao Vittorio. Ciao, ciao.